Tirannia della libera informazione alimentata dall'intelligenza artificiale. Per rimanere informati sulle novità più recenti, usate sempre il fornito indice alfabetico del sito web www.tinelli.eu, dove in prima battuta trovate i video delle piattaforme libere. I globalisti scatenano una griglia di controllo basata sull'intelligenza artificiale per porre fine al giornalismo indipendente e sradicare la libertà di parola online. La velocità con cui lo Stato di polizia americano è ora in grado di arrestare i dissidenti politici e punirli per presunti crimini contro lo Stato è una testimonianza del potere della rete di sorveglianza e controllo guidata dall'intelligenza artificiale. Il giornalista indipendente Leo Hohmann afferma che le banche sono in collusione con la Big Tech non solo per censurare, ma anche per mettere a tacere i dissidenti, impedendo ai clienti offensivi di accedere ai loro conti, come è successo nel 1984. Racconta la storia del giornalista di Rebel News David Menzies, che è stato arrestato di recente mentre cercava di intervistare i partecipanti a una manifestazione pro-Hamas a Toronto. Menzies è stato arrestato appena 3 giorni dopo l'annuncio della sua causa contro la Royal Canadian Mounted Police per il motivo di intimidazione ed esclusione a seguito di scioccanti manifestazioni di brutalità della polizia contro David. Anche se Menzies ha rispettato pienamente la legge, presentando la sua identità su richiesta, come evidenziato dalle riprese della telecamera, è stato arrestato e detenuto semplicemente per aver esercitato il suo diritto di documentare un evento pubblico. Simili incidenti si stanno verificando anche negli Stati Uniti. Uno dei più recenti è stato l'arresto di Steve Baker di Blaze Media per aver coperto l'insurrezione del 6 gennaio. Owen Schroyer di Infowars è stato arrestato allo stesso modo e gettato in prigione per 2 mesi per aver divulgato l'insurrezione. I politici e i giudici globalisti sono in collusione con le grandi aziende di tutto il mondo occidentale, un tempo libero per rimuovere alcuni diritti fondamentali e le libertà concesse da Dio e sostituirli con privilegi concessi dal governo, scrive Hohmann. Vi diranno che avete ancora diritto alla libertà di parola e alla libertà di stampa finché non farete ciò che i giornalisti hanno sempre fatto in passato e non sfiderete la narrativa del governo. Se lo fate, perderete il vostro status e la vostra libertà di parola come giornalista e il governo vi rinomina come teorici della cospirazione, mettendovi nella posizione di arrestarvi. È importante notare che la condanna di Schroyer è arrivata con la dichiarazione che egli non è veramente un giornalista, ma piuttosto un teorico della cospirazione. Ciò in qualche modo legittima, agli occhi dello Stato, che Schroyer non dovrebbe essere un uomo libero. Il modo con cui lo Stato di polizia riesce a catturare queste persone così rapidamente e con tale apparente facilità ha a che fare con il modo in cui la griglia di controllo basata sull'intelligenza artificiale li osserva, sia nella vita reale che online. Da più di 5 anni oramai giornalisti e cittadini nelle veci di giornalisti hanno visto la Big Tech censurare e seppellire il loro lavoro dietro algoritmi sfavorevoli, spiega Hohmann. Alcuni sono stati addirittura banditi o sospesi dalle piattaforme dei social media. Ma ora i globalisti stanno portando la loro guerra contro la verità a un nuovo livello. Stanno cercando di uccidere giornalisti e cittadini che dicono la verità, arrestandoli e rimuovendoli del tutto dalla società. In breve, i veri giornalisti, persone che mettono in discussione la verità, i fatti e le narrazioni forniti da coloro che occupano posizioni di potere e autorità, vengono banditi. Le direttive che hanno scatenato tale tirannia negli Stati Uniti sembrano provenire da fonti più elevati come le Nazioni Unite e il World Economic Forum. Entrambe queste entità hanno affermato che la loro massima priorità nel 2024 e oltre è eliminare la disinformazione, almeno come definiscono il termine. Il fondatore del World Economic Forum, Klaus Schwab, continua a vantarsi di come è riuscito a penetrare nei gabinetti del regime di Justin Trudeau in Canada, così come in quello di Emmanuel Macron in Francia attraverso il suo programma Giovani Leader Globali del World Economic Forum.